Salve a tutti, sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Ben arrivati su Italy Rocks. Questo mio canale YouTube vi offre una serie di aiuti linguistici per sostenervi e assistervi nello studio della lingua italiana parlata ad ogni livello di apprendimento vi troviate. Nella prima parte di questa serie di 2 video vi ho fatto vedere gli usi degli infiniti come sostantivi. In questa seconda parte vedremo insieme che anche i participi presenti e i participi passati di alcuni verbi possono essere usati come sostantivi e anche come aggettivi. A subito dopo la sigla. Voglio cominciare con una definizione di lavoro della parola participio che ha il significato e quindi la funzione di assistere, intervenire, partecipare. Sì, ma partecipare a cosa? Dal momento che stiamo trattando un argomento legato alla formazione di parole italiane, mi piace pensare ai participi come degli strumenti linguistici che aiutano chi parla l'italiano alla formazione di sostantivi e aggettivi. Probabilmente già sapete che grammaticalmente parlando, ogni participio è una forma non finita del verbo. La lingua italiana ne ha adottato 2 tipi, il participio presente e il participio passato. Per cominciare, vediamo insieme come si formano i 2 participi di un verbo che appartiene alla prima coniugazione in are. Prendiamo il verbo all'infinito presente parlare. Trovare la radice del verbo è facile, infatti bisogna semplicemente eliminare la desinenza, quindi la radice è parl. Aggiungiamo il suffisso ante per formare il participio presente parlante e il suffisso ato per il participio passato parlato. Seconda coniugazione in ere, verbo vedere, radice ved. Col suffisso ente formiamo il participio presente vedente. Col suffisso uto formiamo il participio passato veduto oppure visto. Qualche volta i verbi della seconda coniugazione possono avere un doppio participio passato oppure il suffisso non è regolare, ma non disperate, andate a controllare sul dizionario. Terza coniugazione in ire, verbo finire, radice fin. Il suffisso ente ci dà il participio presente finente e il suffisso ito il participio passato finito. Lasciamo per un momento la grammatica e la costruzione di queste parole per fare mente locale sul significato e uso delle 3 forme verbali: infinito, participio presente e participio passato. Ho già dedicato un intero video agli infiniti sostantivati. Voglio qui ricordarvi le loro principali caratteristiche. L'infinito usato come verbo descrive l'azione che compiamo in modo del tutto generico. L'infinito usato come sostantivo è l'azione vera e propria descritta dal verbo. È facile distinguerli. L'infinito sostantivato è preceduto da un articolo determinativo o indeterminativo oppure da una preposizione semplice o articolata. Il participio presente usato come sostantivo indica chi o che cosa compie l'azione che il verbo descrive. Il participio presente usato come aggettivo, invece, descrive una certa caratteristica di chi o che cosa compie l'azione. Il discorso è del tutto analogo per il participio passato, infatti il suo uso come sostantivo descrive l'azione conclusa. Invece il suo uso come aggettivo descrive una certa caratteristica dell'azione compiuta, conclusa. Entrambi i participi sostantivati si possono facilmente riconoscere perché anche loro sono preceduti da un articolo determinativo o indeterminativo oppure da una preposizione semplice o articolata.
Voglio adesso darvi due esempi in modo da farvi toccare con mano l'uso e il significato di infiniti e participi nella lingua italiana parlata. Ho scelto un verbo della prima coniugazione e uno della seconda coniugazione, trascurando per ora la terza coniugazione che genera anch'essa sostantivi e aggettivi, ma questi sono usati in contesti estremamente formali. Vediamo il primo esempio. Verbo parlare. Cominciamo con il modo infinito. Come verbo parlare descrive l'articolare parole. Due frasi esempio: parlare un buon italiano e gli animali non parlano. Come sostantivo, il parlare è l'azione di articolare le parole. Un esempio: il suo parlare è divino. Come abbiamo visto all'inizio di questo video, il participio presente è parlante. Come sostantivo, il parlante è la persona che usa una lingua. Ecco un esempio: i parlanti una lingua. Ora vi do un buon esempio di uso creativo della straordinaria lingua italiana. Il sostantivo maschile singolare, l'altoparlante, è un apparecchio che, collegato ad un amplificatore, fa in modo che la sorgente sonora possa arrivare alle nostre orecchie. Sono sicuro che tutti voi ne avete almeno due nelle vostre case. Come vedete, contiene il participio presente parlante, preceduto e fuso indissolubilmente con l'aggettivo alto, che in questo caso ha il significato di forte intensità di suono. Come aggettivo, parlante è una caratteristica personale. Per esempio, Luisa ha gli occhi parlanti. Questa frase significa che gli occhi di Luisa sono espressivi, intensi, quindi l'aggettivo è usato con senso figurato. Il participio passato è parlato. Come sostantivo, il parlato è la lingua usata nel parlare. Una frase potrebbe essere la seguente: ciao, come va? È espressione tipica del parlato. Come aggettivo, parlato è caratteristica di persona che parla. Un esempio: l'italiano parlato non è facile. Per il secondo esempio ho scelto il verbo vedere, che appartiene alla seconda coniugazione. Cominciamo con il modo infinito. Questa parola, come verbo, descrive l'uso del senso della vista. Per esempio, vedere un buon film italiano. Come sostantivo, il vedere è la facoltà della vista. Un esempio: a suo vedere ho fatto tutto male. Chiaramente qui il significato può essere sia figurato, cioè si tratta di un'opinione, quindi di un vedere mentale, sia reale, in quanto la persona dà questa sua opinione negativa dopo aver esaminato con i propri occhi il lavoro. Passiamo ora ai participi. Il participio presente è vedente. Come sostantivo, il vedente è persona dotata del senso della vista. Una frase potrebbe essere la seguente: il codice Braille per i non vedenti. Una nota: come avete certamente notato, il sostantivo vedente è molto spesso usato per indicare una persona che non può vedere, che è priva della vista. Sentirete in giro spessissimo vedente preceduto dall'avverbio di negazione non. Come aggettivo, vedente è la caratteristica di poter vedere. Un esempio: Carlo è un ragazzo vedente. Il participio passato è veduto oppure visto, che sono a tutti gli effetti sinonimi. Come sostantivo, visto può avere significati diversi che dipendono dal suo genere grammaticale. La vista, femminile singolare,
è l'abilità di percepire stimoli luminosi. Se avete notato, ho proprio usato questa parola in alcune definizioni. Il visto, maschile singolare, invece, è una vidimazione consolare, cioè è un permesso ufficiale che permette ad un viaggiatore di entrare in un paese straniero. Come aggettivo, visto è la caratteristica di essere percepito con gli occhi. Dopo tutto il materiale visto insieme, vorrei che vi rimanesse l'idea fondamentale della centralità dei verbi nella lingua italiana. Infatti tutti i sostantivi e gli aggettivi che abbiamo costruito oggi sono stati derivati da due verbi iniziali. Studiando e parlando la lingua italiana, cercate di non seguire un metodo a compartimenti stagni, nel senso che dovreste cercare sempre di collegare le varie parti del discorso che via via incontrate. Come vi ho mostrato oggi, tutto nella lingua italiana è realmente e intimamente connesso. Voi dovreste trovare una via per dare un senso a queste connessioni. Seguitemi costantemente e vedrete che insieme potrete farcela benissimo. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!